Volete sapere qual è il tipo di barca che preferisco? Un motoscafo, elegante e veloce, come ad esempio il Riva Iseo, un magnifico 27 piedi. E se fosse più grande, molto più grande? Il Riva 63 Virtus è un capolavoro di stile ed è anche una barca senza termini di paragone. Intendiamoci, esistono molti altri Open di questa misura, ma hanno questa classe? È ovvio che il mio giudizio sia influenzato dal nome e da 170 anni di storia. Ha lo stesso layout di un motoscafo di 7 metri, ma è lunga quasi 20 metri. Occupa la stessa superficie di 6 motoscafi e, se consideriamo l'altezza di costruzione, è paragonabile per volume a 12 motoscafi. Il ponte di prua è infinito, come quello delle barche più sportive, ma al contrario dei fast commuter è finemente rifinito ed è vivibile in completa sicurezza grazie ai passaggi piani e alla battagliola alta. Nel pozzetto potete dare un party. Quante persone potrebbero starci? Ne può trasportare 12, ma se date una festa in rada, gli altri possono raggiungervi con i tender. Questa zona è perfetta anche in navigazione, perché è ben riparata dal parabrezza e dai suoi prolungamenti laterali. Se volete ombreggiarla, basta premere un tasto. La classe di riva si nota anche nei dettagli. Bitte e verricello sono occultati da palpebre che danno una particolare fluidità all'estetica. L'albero segnali ha un'imprescindibile funzione di supporto per le antenne, ma la sua forma dona un tocco di ulteriore sportività, come se fosse un alettone. Facciamo un giro? Prima però diamo un'occhiata alla barca. L'Officina Italiana Design, lo studio che si occupa in esclusiva della progettazione di tutte le imbarcazioni della gamma Riva, e il team di ingegneri e architetti del gruppo Ferretti hanno progettato questo modello conferendogli una linea slanciata, ma nel contempo sono riusciti a dare volume agli ambienti interni. Come ogni Riva, incanta con quello stile minimale e quelle finiture che sono il segno distintivo del cantiere. Il layout prevede una zona pranzo per 6 persone e una comoda cucina con piano cottura, microonde, frigo, congelatore e lavastoviglie. La cabina dell'armatore si trova a poppa. Legno, cuoio, impunture disegnano il suo arredamento. Non manca l'angolo beauty. La cabina ospiti è dotata di letti a castello parzialmente sovrapposti. La VIP di prua è ovviamente impeccabile e naturalmente ha il bagno privato. Avrà solo il look da sportiva o saprà emozionarci anche con le prestazioni? È lunga 19 metri e mezzo, ma misura meno di 5 di larghezza, quindi è piuttosto slanciata. Però è enorme. Pesa 27,7 tonnellate a vuoto e 32 a pieno carico. Insomma, è un grande yacht, anche se ha lo stile di un motoscafo. Hanno installato 2 motori MAN a 12 cilindri da 1360 cavalli. Questa è l'unica motorizzazione possibile. La categoria di progettazione CE è la A, ovvero sia la più alta possibile. Può quindi navigare anche in condizioni di mare molto difficili, ma preferisco godermela in questa giornata. Lasciamo il porto di La Spezia a lento moto. Fino alla diga la velocità limite è di 10 nodi. Al timone del Riva 63 Virtus ho la sensazione che l'armatore non lo lascerà pilotare dal comandante. È troppo bello stare qui, col timone in mano. Ho abbassato completamente i flap e poi ho dato gas. La prua non si è mossa, è rimasta bassa sull'orizzonte. Mi consente di controllare benissimo quello che sto facendo, dove sto andando a navigare.
Eccellente questa prima fase della navigazione. A 1380 giri minuto la velocità è già di 20 nodi ed è piacevole sentire che la prua è leggera sull'acqua. Non si infila nelle onde, ma le taglia, le supera dolcemente. È uno yacht fatto per essere ammirato, ma anche per essere pilotato. A poppa il D-Drise, cioè la profondità della V della carena, è di 17 gradi, abbastanza per correre veloci anche sul mosso. Il computer di bordo indica la posizione dei flap e mi suggerisce anche come regolarli, ma per chi mi ha preso? Però in effetti è un'indicazione interessante. Proviamo. È vero, funziona. Non ho accelerato e sono passato da 25 a 26 nodi. Un assetto migliore ci permette di andare più veloci e di consumare un po' meno. Per correre a 32 nodi devo portare i motori a 1800 giri minuto. Così non si stancano di sicuro. Spremiamoli un po' di più. Questi diesel della MAN girano a 2300 giri minuto al massimo, quindi come velocità di crociera possiamo sicuramente tenerli a 2000 giri senza pericolo di affaticarli o di far alzare le temperature. E a 2000 giri stiamo facendo 35 nodi, 35 nodi! Non dava questa sensazione di velocità, forse perché sono così ben riparato, protetto anche dal vento. E la stabilità è fantastica. La propulsione è in linea d'asse, ma nei piani di carena hanno scavato dei tunnel per fare in modo che l'asse sia meno inclinato, ci sia quindi meno perdita di potenza. I motori sono di per sé molto silenziosi, ma Riva ha studiato un proprio impianto di silenziamento e funziona. Sentite? Sono al massimo. Sono a 2340 giri minuto, la velocità 40 nodi e mezzo. A questa andatura, per completare una tratta di circa 250 miglia, bastano 6 ore. 6 ore per andare, per esempio, dalla Sicilia alla Grecia. Fantastico! L'ho paragonato più volte a un motoscafo, ma ha la stessa agilità? Ho una voglia di provarla. La risposta è perfetta. Devo guardarmi intorno, devo guardare dov'è la prua e dov'è la poppa per capire che è un 20 metri, quasi. Perché effettivamente, guardate come vira. Insomma, si prova tutto il piacere del lusso, dell'eleganza, di avere una barca immensa, ma anche agile, reattiva. E più vai veloce, più risponde rapidamente. Il Riva 63 Virtus è un capolavoro della cantieristica e dello stile italiano e se siete miliardari e non ve lo comprate, beh, allora vuol dire che avete rinunciato a vivere.